Ricordo ancora quel weekend, il profumo della terra, le campagne innevate a perdita d'occhio e loro tre, i miei amici. Vedete, negli anni ho imparato due cose. Poche persone possono essere considerate i tuoi veri amici e prima o poi, purtroppo, vi dovrete separare. Così ho deciso di celebrare questa amicizia vera, onesta e maschia, organizzando un weekend tra le campagne innevate di Yamagata. Questa è la ballata degli Yamagata Boys. Mi sembrava di essere in un film di Sergio Leone, perso nel selvaggio West. Avevo dato il via a questo piano e organizzato tutto alla perfezione. Il culmine sarebbe stato il Festival delle Lanterne di Yonezawa, ma non condividevamo tutti lo stesso obiettivo per quel weekend. Ti dico la verità, io ultimamente sono un po' low tension. Sì. Non mi piace più la vita, ok, riduciamo, non mi piace più la vita perché mi guardo in giro e dico ho già fatto tutto quello che devo, il mio tempo è finito, quindi voglio vendicarmi e voglio ritrovare il vecchio me stesso cazzaro che sputa in faccia ai bambini. Luigi, che cosa vuoi trovare in questi 2 giorni? Cosa il tuo obiettivo? Io voglio toccare le volpi. La prima tappa della giornata era il tempio buddista di Yamadera, che fu fondato oltre 1000 anni fa e si trova sulla cima di una montagna nei pressi della città di Yamagata. Oh, smash it! Did you have an encounter with God or the divine? Yes. Yes. I could hear their voice in my ears. Yes. No molestation. Immaginatevi la scena suggestiva, la neve che scende delicata e si appoggia sulle statue di Buddha tra le fronde degli alberi, mentre si sente in lontananza il rimbombo delle campane di preghiera. Eravamo incantati da questo luogo magico. Andiamo veloci, dai, non perdiamo tutto il tempo in sto posto del cazzo. Bam, il tempietto nella neve. Pim pum pam. Pim pum pam. Questa carino. la vendiamo a 5 milioni di euro sul nostro store, link in descrizione. Nel nostro store potete trovare foto come questa. Foto dei nostri video, dei nostri viaggi. Ad ogni acquisto voi ci state supportando, ci state aiutando. È come se voi foste lì con noi. Durante la camminata Tommy, che di solito non parla dei suoi sentimenti, ha voluto condividere con me il suo stato d'animo. Esprimo secondo me quel senso di depressione, di ansia, sto passando la mia vita di fronte a uno schermo, fondamentalmente. Nel momento in cui ieri sera ho deciso non porto il computer, è stata una roba sanissima, come se tipo avessi tolto un peso. Cioè proprio ho sentito lo zaino, non avevo lo zaino addosso, ma ero tipo, ok, sono super leggero. Era esattamente il momento di condivisione fraterna che cercavo in questo weekend. Siccome eravamo arrivati in cima al monte, abbiamo celebrato quel momento come veri cowboys, facendoci un selfie. Now we are spiritually full. Yes. But physically not Empty. yet. Empty. We need to go. Actually, we need to speed up because it's gonna close soon. So let's go. Ci siamo diretti verso Banazawa. Soba, vediamo un po' com'è. Dovete sapere che Yamagata è famosa per l'ottima soba, spaghetti di grano saraceno. Era tempo di mangiare. Oh my god. Oishiso, tabete. Non è molliccia, è bella dura, ha una bella consistenza. No, gran bella soba, potente. Piaciuta. Bene. Nice city. Pochi il katze? Huh? What are you trying to say? I don't know. Puccia? Puccia il katze. Cazzi? Stiamo cercando di insegnare a Julian termini italiani importanti, utili per la sua vita. Try again. Feel like you got it. Puccia il cazzo. Cosa c'è di meglio dopo una camminata e una bella mangiata? Onsen. Se ho imparato qualcosa in 2 anni di Giappone è che niente è meglio di un bagno caldo circondato da uomini nudi. Gawa Onsen, ci stiamo andando a pucciare le palle nell'acqua calda. How was it? Com'era? Amazing. No, allora era piccolina, non era come ce l'aspettavamo, ma stupenda, cioè classica onsen locale. Abbiamo parlato con degli autisti di camion nudi del Giappone. È stata la cosa più giapponese che ho mai fatto. Mentre sguazzavamo nelle acque termali, i camionisti ci hanno detto di dover andare assolutamente al Festival delle Lanterne di Yonezawa, l'evento più importante dell'anno.
A cena avevo prenotato in un ristorante che serviva la famosa carne di manzo di Yonezawa e a seguire il festival. Era l'evento clou del weekend e tutto andava secondo i piani. Ui, potente, che figata. Tutto per noi? Tutto per noi. Ma va. Ragazzi, perché sapete come funziona? Quando se vieni in vacanza con me, la qualità può accompagnare solo. Ma tutto a un tratto il mio piano così perfetto si è infranto. La waiter qui ci ha appena detto che il festival delle lanterne chiude alle 8. Sono le 7. Ma scusami, ma stiamo aspettando di mangiare. Sono notturne, com'è possibile? Potremmo aver cannato collettivamente l'orario. Capita. No, mi spiace ragazzi, avevo prenotato, cioè avevo calcolato tutto in tempo, pensavo che il festival fosse fino a un orario decente la sera. Avevo toppato alla grande. Vedi, quando vivi da solo per così tanti anni all'estero e sei così lontano dalla tua famiglia e dai tuoi cari, le persone che incontri nel tuo viaggio sono molto importanti. E in un certo senso Julian, Luigi e Tommy oggi nel 2024 rappresentano la mia famiglia qui a Tokyo. E volevo fare qualcosa per loro. Sono molto contento di essere qua insieme. Però ho sfanculato, cioè mi dispiace per il Festival delle Lanterne. Secondo me questa cosa rivela esattamente chi sei. Tu hai il difetto che ogni tanto fai le cose in maniera approssimativa, senza volerlo. Hai il pregio che però le fai le cose. Ovvero, senza di te noi non saremmo qui. Cazzo, se ne frega delle lanterne. Alla fine sono tutte scuse per passare il tempo assieme. L'unica vera lezione di questo viaggio, per ora almeno, è: sentite, non è importante dove cazzo andate, è importante con chi andate. Say something I taught you about friendship. Friendship. In Italian, you have to say it in Italian. Say something in Italian. No, you have to say we talked about friendship. Come on, say something. This is the most, this is the climax. This is the climax. We went up. Porco To vacation. To amici. Amici means friends. To amici. To amici. Amigos. And in Italy we usually say cazzi amici. Cazzi amici. Yes. Cazzi in amici. Cazzi in amici. Dopo quel primo intoppo la serata è decollata. Ci siamo mangiati il sublime manzo di Yonezawa alla griglia accompagnato da litri di sake. Il cibo era incredibile, il morale alle stelle ed il tutto con la compagnia perfetta. What a time to be alive. Siamo arrivati qui al santuario dove dovrebbe esserci questa cosa, queste lanterne, il festival delle lanterne. Le bancarelle qui del festival stanno tutto chiudendo fondamentalmente. Esatto. Quindi sicuramente siamo alla fine. Oh, guardale, che belle! Dove? Là! Ah, ma sono fatte nella neve! Ah no, ho capito. 10 volte. Questa è neve e hanno fatto delle lanterne nella neve. Che non te ne accorgi, sono fatte molto bene, sono fatte così bene che sembrano delle strutture vere e proprie. Tutto bene quel che finisce bene. Un bel festival di campagna, come non ne vedevo da tanto tempo. Al giorno d'oggi ho come la sensazione che abbiamo dato per scontato che i festival debbano per forza coinvolgere migliaia di persone, che lo standard siano i fuochi d'artificio di 2 ore in riva al mare. Più spendi, più il festival è bello o la ricorrenza memorabile. Ma invece non è così. Io mi emoziono a vedere questi eventi locali, passati con i propri cari. Mi ricordano di ormai tanti anni fa, quando anche io vivevo in una campagna come questa. Sono contento che siamo riusciti ad arrivare qui. Devo dire, io mi sto divertendo molto in questa giornata. Non so se sia l'alcol, non so se siano le persone con cui sono. Non so se è il fatto che non ho portato il computer, che mi sto un po' staccando da tutti i miei impegni, ma a me sta facendo molto bene. Mi sta piacendo questa cosa. Wow. This is awesome. Sacche di Yamagata, Tashin Luigi. Noi che molestiamo Luigi. Questo è il segreto dell'amicizia. Patatine chimiche americane. Patatine chimiche, chimichissime tra l'altro. Cheers guys. Cheers. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Cin 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 cin. Salute, salute. Evviva. Sbattiamo. And now I want to make my friend Luigi happy. So where are we going, Luigi? To touch the foxes. No, explain it like not like a pervert. There's a fox village
which is like a tiny forest with foxes. Perché vuoi vedere tutti questi animali in Giappone? Non lo so. Tu hai una fissazione per questi animali che portano le malattie in Giappone. È come andare a visitare un paese nuovo, perché è un'esperienza nuova, però al posto di farla con un posto la fai con un essere vivente. E qua in Giappone ci sono più posti dove puoi farlo, perché negli zoo è triste, perché tipo mettono tutti gli animali lì buttati nelle gabbie, invece qua appunto sono nella foresta. Odora di merda, c'è una povera volpe in catene lì davanti. Gabbie. This is how Corona started. Questo è l'ingresso, è il parco dietro. però queste non valgono. Non è che non valgono, cioè è brutto, io non voglio guardarle. Quel posto mi ha fatto incazzare. Che senso ha tenere animali che non siano bestiame chiuse in una gabbia? Non ci fai nulla con quella roba. Cioè, non è come la mucca. La mucca ha senso. Tu hai le bistecche, hai la pelle, quelle le usi, no? Quello va bene, no? No? Perché la gente dovrebbe pagare per vedere delle volpi in cattività? Io mi sentivo migliore di tutte le persone in quel parco. Io gli tirerei una bomba a queste teste di cazzo, è un posto orrendo. Poi Tommy ha fatto un'osservazione intelligente. Ieri sera abbiamo mangiato della buona carne di manzo ed eravamo tutti contenti. Gli esseri umani trattano gli animali di merda. Di merda, sempre. Li mangiamo, ce ne fottiamo. Cioè questo è il meno peggio. Da quel momento non ho più smesso di pensarci. Quello che mi infastidiva di più in assoluto era il mio comportamento. Compro carne proveniente da allevamenti intensivi al supermercato. Spendo 50 euro per una bistecca di mucca allevata e ammazzata esclusivamente per la mia cena. Ma mi indigno per un parco con le volpi o uno zoo. Purtroppo viviamo in una società ipocrita. Ed io sono un ipocrita. Questo è il meno peggio rispetto a moltissimi caffè dove non sono andato proprio perché gli animali sembrava li trattassero proprio di merda. Qua pensavo non ci fossero le gabbie. Infatti tipo tutti i video che si vedono su Instagram, cioè si vedono i video delle volpi felici, non delle gabbie. Comunque noi volevamo fare qualcosa di carino per Luigi. Sì. Luigi? No, io vi ringrazio. Bene. Però con quel posto mi è un po' deluso. Bene. Però sono contento che mi abbiate portato perché sarei venuto in qualsiasi caso. Hai visto? Quindi se l'hai fatto con gli amici, ora tornerai a piedi. E noi ci dirigiamo verso l'ultima tappa del nostro viaggio. Siamo quindi andati a Zao Onsen, un paesino di montagna da cui avremmo potuto ammirare la vasta campagna di Yamagata. E da qui si vede l'intera vallata! Direi che però dobbiamo farci un selfie tutti quanti. Cazzo sì! Here's the place where we do a selfie. Beh, che dire, è stata una gran cavalcata. Mi sento così fortunato ad essere in un paese che amo, con delle persone così speciali. E tu, mi raccomando, non dimenticarti mai chi sono i tuoi veri cowboys. Loro sono sempre lì per te e non ti abbandoneranno mai. Alla prossima.